Mamma mia quanto pesa. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Questo pappagallo che vedete sulle mie spalle saluta. Ciao! È una saldatrice a punti che serve per saldare le lamiere. Come si utilizza? Basta premere questa parte posteriore, si uniscono queste due parti e tac, si salda in un solo istante. La utilizzo da circa 2 settimane, ho fatto qualche prova, qualche esperimento, ho saldato finalmente una maniglia su una lamiera che dovevo saldare da tanto tempo e oggi ho intenzione di provarla davanti a voi. E voi però volete sapere sicuramente il prezzo. Beh, vi lascio il link giù nel primo commento nella descrizione perché non so nemmeno quale link mi lasceranno, se direttamente sul sito del venditore, su Amazon, se ci saranno promozioni o altro, quindi andate a guardare, così se c'è anche un codice di sconto potrete risparmiare qualcosina. Adesso lo mettiamo sul bancone e vi faccio vedere il suo pannellino, tutte le varie impostazioni, come si utilizza, come si regola, eccetera. Iniziamo. E allora vi faccio vedere direttamente il prodotto fuori dalla scatola, anche perché arriva semplicemente all'interno di una scatola con un po' di protezione, con queste due parti chiuse fra di loro, tenute con della gomma protettiva e delle fascette. Per il resto poi troviamo all'interno questa busta con una tracolla per poterla appendere, questo gancio, questo anello nella parte superiore serve sia per appenderla al collo, insomma non è sicuramente facilissimo perché è molto pesante, però si può anche utilizzare sospesa. Infatti esistono delle saldatrici a punti che lavorano in sospensione appese da un gancio per poterla muovere con più facilità. Poi troviamo anche degli elettrodi di ricambio un po' più lunghi, il triplo di quelli montati, e delle chiavi a brugola che servono sia per montare e smontare alcune parti che per fare delle regolazioni che adesso vi farò vedere. Questa impugnatura che vedete montata sulla sinistra l'ho montata io da questa parte per comodità, perché con la destra premo, con la sinistra la sposto con facilità, ma si può montare anche dalla parte opposta. Da questa parte troviamo il marchio Vevor, quindi l'altra filettatura, e qua troviamo anche delle alette di dissipazione per il calore. Il prodotto è davvero pesante, fatto bene, mi dà un'ottima impressione di buona qualità. Questo è tutto metallo, nella parte posteriore invece è plastica. Qua abbiamo un pannellino di controllo per poter regolare tutti i parametri, e per quanto riguarda la regolazione invece della pressione va fatto da una vita che adesso vi farò vedere. Il tasto di avviamento vero e proprio è questo piolino piccolo qua dietro, perché qua abbiamo una sporgenza. Quando premiamo, anche se arriviamo fino in fondo, quindi i due elettrodi si toccano, non scocca l'arco fino a quando noi con la parte posteriore non premiamo questo piolino. Sentite il click? Questo va a fare scoccare l'arco e quindi ci permette di fare la saldatura. Per quanto riguarda l'alimentazione abbiamo 1,5 m di cavo elettrico con una buona sezione. Vi consiglio di non utilizzare prolunghe che non siano di buona qualità o ciabatte, collegatele direttamente ad una presa asciugo, o una prolunga comunque collegata a sua volta ad una presa asciugo che abbia una buona sezione, quindi un cavo in grado di poter far lavorare questa macchina, che devo essere sincero, con tutte le prove che ho fatto non ha mai fatto saltare il contatore. C'è scritto nel manuale di istruzioni di attendere circa 20 secondi fra una saldatura e l'altra. Io ho atteso un poco, non ho mai cronometrato, forse sono arrivato a 7-8 secondi e ho continuato a saldare senza problemi. Ora quindi vi faccio vedere per bene tutte le varie regolazioni, il pannellino ovviamente alimentandola, e poi vi faccio vedere quello che voglio costruire. Nulla di complicato, però una cosa che mi tornerà utile. Quindi collego l'alimentazione elettrica e vi accorgerete che si accenderanno direttamente LED in questo pannellino. Non è presente un tasto di accensione e spegnimento, che personalmente devo dire avrei apprezzato. Comunque, come vedete, si è accesa e abbiamo la possibilità di regolare la potenza, decidere lo spessore, in questo caso 6 più 6, 8 più 8, o meglio 0,6 più 0,6, 0,8 più 0,8, 1 più 1, 1,2 più 1,2 e così via. Questo invece serve per decidere se l'impulso deve essere corrente continua oppure corrente alternata. E perdonatemi se non utilizzo termini tecnici, ma è la mia prima saldatrice a punti, quindi potrei commettere qualche errore nella pronuncia di alcune funzioni. Allora facciamo la prima prova velocemente per farvi capire come funziona, utilizzando questi due pezzi. Semplicemente una squadra, e voglio saldarla in modo che poi mi permetta di farvi capire quanta forza abbia. Quindi mettiamola così, considerate che scalda tantissimo, quindi ovviamente non dovete tenere fra le mani i pezzi. Prendiamo il calibro, misuriamo lo spessore di questo metallo e abbiamo 2 mm circa. Vabbè, impostiamo 2 mm con una potenza intermedia. Allora, per adesso è messo in corrente continua. Se io do un punto da questa parte, vedrete che scarica un impulso, ma dura poco, si ferma da solo. Ok, in questo modo ha già saldato e abbiamo un punto di saldatura che si vede sia da questa parte che da quest'altra parte.
quindi è riuscito a saldare. Adesso farò una prova per staccarlo, vi faccio vedere quanta forza abbia, quindi come riesce a saldare. Ok, e quando ti serve una pinza robusta non la trovi, e l'ho utilizzata pochi minuti fa. Comunque facciamo la prova così, vi faccio vedere la forza di questa saldatura che, come vedete, piega il metallo ma non la stacca. Guardate come si sta piegando la staffa, ragazzi, non si stacca assolutamente. È una saldatura che sta reggendo, guardate, sto facendo davvero tantissima forza, non è durissimo, però comunque sono sempre 2 mm. Niente, non si stacca, quindi è riuscito a saldarlo senza problemi. Possiamo regolare la pressione della stessa girando una vite a brugola che è nascosta qua dentro e che si regola con questa chiave. Ora vi faccio vedere che nella parte frontale abbiamo questo riferimento. Se io svito in questo modo riesco ad allentarla, quindi avere meno pressione. C'è questa forma con queste tacche che rappresentano il volume, quindi la forza. Proviamo, diminuendo la forza, a saldare un pezzo relativamente sottile ad un pezzo più grosso. Prendiamo questo pezzo 3,5 mm, però questa volta anziché saldarlo in corrente continua vi faccio vedere l'impostazione con la corrente alternata. Quindi basterà premere da questa parte, il LED si sposterà su corrente alternata dove abbiamo questa onda e quindi proviamo a fare questa saldatura. Ok, come vi dicevo, ancora io sono agli inizi, però anche in questo caso, pur avendo saldato un pezzo da 2 mm su un pezzo da 4, quindi in totale 6 mm, riesce a saldarlo senza problemi e non si stacca. È riuscito a saldare benissimo. Quindi come vedete rimane perfettamente saldato. E allora adesso l'ho impostata al massimo e vi voglio fare vedere la differenza. Ok, in questo caso dura molto di più il tempo di saldatura e considerate che questo per ora è rovente, è caldissimo perché è una vera e propria saldatura. Da questa parte il metallo ha anche cambiato colore, quindi fate attenzione, non toccate mai i pezzi dopo che li avete saldati, quindi fateli prima raffreddare. Poco fa vi ho fatto vedere che in dotazione vengono dati anche questi due elettrodi più lunghi che io non sostituirò. Comunque abbiamo la possibilità di sostituirli svitando questa vite. Possiamo usare questa chiave a brugola, svitare quindi questa vite, sfilarlo e inserire quello nuovo. Ora possiamo pure regolare la sporgenza di questi due, quindi possiamo svitare questa vite nella parte frontale e dopodiché cambiare l'altezza e regolarla in base alle nostre esigenze. Allora passiamo subito al progettino di quello che voglio realizzare. Ripeto, nulla di complesso, però voglio realizzare un supporto che mi permetta di appenderlo alla parete, perché questo io lo utilizzo quando monto le stampanti 3D, gli incisori laser eccetera. Metto tutte le vite al suo interno, però capita, proprio come avete visto all'inizio, che qualche vite, qualche rondella vada a finire sotto, perché poggiata sul bancone la vado spostando, qualcosa si attacca, qualche chiave a brugola, insomma non è comodo. Avere questa parte magnetica direttamente sul piano di lavoro non mi è mai piaciuto. Voglio mettere questa staffa che ho sagomato in questo modo, saldandola qua, e poi voglio saldare questa rondella da questa parte in modo da poterla appendere nella parete. Praticamente verrà messa in questo modo. Quindi passiamo a queste saldature. Avendo qua uno spessore limitato, sì, consideriamo 0,6, siccome però stiamo saldando pure questa parte che è più grossa, l'ho imposto a 0,8. Non ha importanza che sia preciso al millimetro, mi interessa che sia super giù al centro, quindi diamo il primo punto, ok, diamo anche il secondo punto. Come vedete non ho aspettato assolutamente 20 secondi, qua si vede il punto di saldatura, qua non si vede perché ho beccato la parte centrale, che fortuna. Quindi diamo un altro punto a fianco. In realtà non è necessario dare tutti questi punti di saldatura, ne basterebbero solo due. Considerate che questi sono gli stessi punti che vedete, sapete, nei manici per esempio delle padelle, di alcune pentole, e là solitamente sono 2-3 punti, 4 punti in quelle più grosse, quindi 2 punti di questo tipo dovrebbero bastare. Adesso mettiamo la rondella in questo modo, che mi permetterà di fissarlo tramite una vite alla parete. Sono indeciso se metterla così. Sì, mi sa che così è più bello da vedere. Cambiamo la potenza, lo mettiamo 1 mm più 1 mm perché la squadra, la staffa che ho sagomato è da 2 mm, la rondella è da 1 mm.
Ok, lavoro completato. In questo modo posso appenderla tranquillamente alla mia parete. Vi faccio vedere subito. Posso metterla così e poi posso mettere all'interno tutte le viti e le rondelle che voglio e posso prenderle con comodità e fare tutti i lavori che voglio. Posizionato una a destra e una a sinistra perché ho intenzione di fare più di un vassoietto per poter distinguere i tipi di viti, rondelle eccetera. Quindi molto comodo, poi quando non mi serve più, vedete, si attacca tutto, quindi è scomodo avere questo magnete. Ora però voglio fare un altro tipo di saldatura. Come vedete qua abbiamo questo supporto che serve per bloccare, sospendere dei cavi elettrici e altro. Lo uso anche quando utilizzo gli incisori laser per sostenere alcuni cavi. Comunque ho questa parte che mi viene scomoda da stringere perché effettivamente è stretta, quindi proviamo a saldare una vite su questa estremità. Allora lo mettiamo così, non è proprio la cosa più facile del mondo. Ok, saldato da questa parte. Sembra che si sia saldato bene, si vede proprio il metallo fuso e due pezzi che si sono uniti fra di loro. E adesso la stessa cosa dall'altra parte, anche se non è un capolavoro, però comunque mi permetterà di afferrarlo molto meglio. Quindi ripeto l'operazione anche dall'altra parte. Ok. E adesso queste due sporgenze che mi permetteranno di afferrare molto meglio questa impugnatura e quindi imprimere più forza. Guardate la saldatura, come il metallo di uno si è sciolto all'interno dell'altro pezzo. Ah, e che figata! No, no, la saldatrice, questo. No, anche la saldatrice è una figata perché come avete visto riusciamo a saldare in un attimo, non si creano scorie, non si crea fumo, non è necessario utilizzare la maschera per saldare. Quindi in un attimo si salda con molta facilità, però fate attenzione perché i pezzi si scaldano tantissimo e come ho risolto con questo per poter appendere quindi questo vassoio alla parete, penso di aver risolto adesso anche con questo perché ogni volta per stringere bene utilizzavo un cacciavite inserendolo in questa parte triangolare oppure una chiave inglese. Sicuramente non era comodo, a volte anche con la pinza, così invece dovrei riuscire a stringerlo bene. Non serve un grosso serraggio, però mi facilita nel lavoro. E la saldatrice a punti si usa in un attimo, con una sola mano, utilizzate i guanti, io non li ho utilizzati perché comunque non dovevo lavorarci, dovevo dare solamente alcuni piccoli punti, anche se per dare il buon esempio forse avrei dovuto indossarli, ma quando lavorate con la saldatrice a punti, scaldandosi i pezzi, ragazzi, non toccateli perché vi ustionate. Spero che vi sia piaciuta, spero che l'abbiate trovato utile come video, vi sia servito anche come semplice compagnia e per conoscere questo prodotto. Se avete qualche domanda scrivetela nei commenti. Per quanto riguarda il prezzo ve lo lascerò giù nel primo commento nella descrizione sotto forma di link associato, spero anche ad un codice di sconto e basta. Non mi rimane che invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere mi piace e cliccare sulla campanella e ci vediamo a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!